Ciao, ultimamente ho fatto dei video dove spiego che ho deciso di fare un album completamente diverso rispetto alla musica che c'è attualmente sul mercato. Però forse non mi sono spiegato bene sul che tipo di musica farò. E quindi ho deciso di darvi un'idea sul tipo di canzoni che ci saranno all'interno dell'album, facendovi ascoltare alcune canzoni molto in linea con l'unconventional music. Ce ne sono poche in realtà canzoni così, quindi non è stato proprio facilissimo trovarne alcune, però credo che possano un po' dare l'idea. C'è da dire che il mio tipo di musica è un po' diversa rispetto a quella che vi farò ascoltare, nel senso che il passaggio da un genere all'altro è fatto molto in modo più uniforme, più quasi impercettibile a volte in alcune canzoni, anche se si parla di magari un passaggio da tipo indie rock a Brazilian funky. Il passaggio spesso avviene in modo quasi non percettibile, nel senso te ne rendi conto che è cambiato ed è diventato un altro genere solo nel momento in cui effettivamente senti proprio che è diverso il genere. Però ecco, sono riuscito a trovare delle canzoni che sono un po' unconventional music. Ma questo perché? Perché effettivamente alcuni artisti si sono un po' approcciati a quel mondo lì, cioè al mondo dell'unconventional music, solo che poi magari si scontrano con il mercato discografico che non promuove questo tipo di musica e quindi non è mai stata portata avanti da nessuno, è mai stata effettivamente poi migliorata e nessuno mai appunto si è messo lì e ha lavorato solamente su quello stile lì. Cosa che ho fatto io, ho fatto un album interamente di unconventional music, un album intero fatto di canzoni dove all'interno di ogni singola canzone sono presenti almeno due generi musicali. Quindi niente, vi faccio ascoltare qualche canzone che più o meno è sulla scia dell'unconventional music. Allora, tipo una canzone trap di Drake e 21 Savage, una canzone trap, Major Distribution, praticamente parte così. Major Distribution, man, my label on my dick for real. Fucking with your friend and she ain't tell you y'all ain't shit for real. Can't spell that shit for real. In this mansion, I'm a Macaulay Culkin, paid in full, I'm a Kai Fife. Know your type, we just did dinner for 3 hours, lying to me all night. Quindi questo cambio improvviso e inaspettato tra un passaggio quasi pop però con l'autotune e poi il passaggio alla parte 3 completamente diversa come emozioni, come tutto, però tipo quello che faccio io è passare da una parte magari più pop, quindi proprio cantata senza autotune, cantata in modo molto più pop, a magari una cosa trap di questo stile qui o ancora più aggressivo anche come testo ma anche come emozioni. Poi un'altra che potrebbe avvicinarsi anche come sembra un po' all'unconventional music è questa di Bad Bunny, Después de la Playa, e lui parte così. Si supieras que yo ando a fuego, dime que tú juegas y yo lo juego. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé. E poi succede questo. Dime, ¿vamos para el mambo o no vamos para el mambo? Tú me dices, mami. Zumba! Ok. Un'altra potrebbe essere Me and Your Mama di Childish Gambino. R&B, diciamo. E poi ad un certo punto entra una parte un po' più rock. Qui. Molto più strumentale. Un'altra potrebbe essere Superhero di Metro Booming, Future e Chris Brown. È una canzone prevalentemente trap e ad un certo punto però verso la parte finale c'è un cambio, diventa un po' R&B. E qui cambia. Però il passaggio tra queste due parti della canzone è molto netto, cioè non è accompagnato, è un passaggio come se fossero due canzoni in realtà, quasi distaccate. Il passaggio appunto non è molto sfumato, cosa che invece nelle mie canzoni è molto più sfumato il passaggio tra una parte e l'altra della canzone. L'ultima poi basta, è una canzone popolare dei Sabaton Quartet che si chiama Valzer da Vrigogna, varia tra questi due stati emotivi, ovvero il primo un po' più triste
ogni pampina che ha fatto nascere, per ogni lacrima che ha fatto scendere, ogni creatura nata e poi morta sopra sta terra. E successivamente poi diventa una cosa molto più ironica, più ridicola, tra virgolette, nel ritornello, dove praticamente succede questo. Prima Gemma si incazza e poi si ribella. Cambia anche il BPM, si velocizza tutto. E poi ritorna di nuovo nello stato un po' più triste e malinconico. Comunque, più o meno lo stile dell'album è tutto così, nel senso tutto è composto da canzoni dove all'interno ci sono 2 o più generi musicali, ma fatto un po' meglio. E quindi niente, questo. Se ti potrebbe interessare il mio album e la mia musica, seguimi.